Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami bilancia, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta del carro, amici della bilancia. Vi ricordo che io sto pubblicando la lettura a fine marzo, quindi potrebbe valere per aprile, maggio, giugno, ma in qualsiasi altro momento la stiate ascoltando ha comunque una validità di 3 mesi da quando l'ha ascoltata. Quando c'è il carro, ragazzi, si parla di scegliere, si parla di prendere una strada, prendere una decisione, scegliere qual è la direzione corretta. E è una carta di grande forza fisica ed è una carta di movimento, quindi che vi porta in avanti. Molte volte fa anche riferimento a un trasferimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi sempre nella mail ci sono i corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, amici della bilancia. Partiamo con un fante di bastoni. Abbiamo un 5 di pentacoli, la carta del sole, un 2 di coppe, la regina di bastoni, asso di spade e la carta della stella. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia e dopodiché andiamo con il messaggio globale, il messaggio generale diciamo. Allora, partiamo da questo fante di bastoni e anche poi vedo questo 5 di denari, è come se ci fosse una partenza un po' così, un po' sottotono. 6 di spade, regina di coppe appeso. Sento come la sensazione di qualcuno che se ne vuole andare, però per X motivi rimane nella situazione o nella relazione in cui è. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, asso di bastoni, e 10 di spade, asso e 10 ragazzi. 5 di pentacoli di solito è una carta che parla di qualche carenza, di qualche cosa che manca. È una carta di dipendenza, sia dipendenza finanziaria che dipendenza emotiva, che dipendenza di carattere. Venendo questo 5 di pentacoli con il carro, come la sensazione che potrebbe esserci qualche difficoltà a prendere le proprie scelte, a interrompere, a chiudere i vecchi cicli, piuttosto che iniziare dei cicli nuovi. Come il prendere iniziativa qui che ha bisogno di una spinta. Andiamo a vedere il sole.
Eremite 3 di coppe. Guardate, non so se è una relazione di coppia o se potrebbe essere una relazione lavorativa piuttosto che familiare o affettiva. Ehm, Non so perché, ma ho la sensazione che per qualcuno sia familiare, come se aveste bisogno di allontanarvi dalla forma mentis della famiglia. Questo 6 di spade parla delle credenze limitanti, potrebbero essere quelle di una madre che vi fanno rimanere in stand-by, o semplicemente avete acquisito dei pensieri, dei modi di pensare, delle credenze che fanno sì che in questo momento siate un po' cauti nell'agire o addirittura per qualcuno c'è la procrastinazione in una scelta, in questa scelta del carro, come se doveste prendere le redini in mano, ma in questo momento non sapete tanto dove condurre il carro. Andrei a vedere anche il 2 di coppe. 4 di pentacoli e cavaliere di bastoni, che è interessante perché anche il fante di bastoni è girato al contrario. Credo ragazzi che qui il punto sia lavorare su queste credenze limitanti in modo da raggiungere una nuova chiarezza mentale. Qui avete l'eremita è una carta di una persona che fa un lavoro di introspezione, che cerca la propria verità. Queste due carte insieme mi suggeriscono che è un po' come se stesse facendo un'autoanalisi su di voi e ad un certo punto iniziaste a scoprire qual è la vostra vera essenza, qual è la vostra vera natura, qual è la cosa che veramente volete voi senza aspettare gli altri. E questo 2 di coppe, anche qui, ehm, potrebbe esserci con questo 4 di pentacoli un attaccamento a qualcuno o a qualcosa. Potrebbe essere qualcosa considerato il 5 di pentacoli, ma visto che abbiamo anche un cavaliere di bastoni qua sotto, potrebbe anche essere una persona. Ho la sensazione che sia da elaborare il modo in cui voi vi vedete all'interno della relazione oppure il modo in cui voi vedete e valutate la relazione. Perché effettivamente c'è un 2 di coppe, qui secondo me si può trovare un punto di incontro, si può trovare un punto medio, diciamo. Andiamo a vedere la regina. 5 di spade. 5 di spade, mago, temperanza e 6 di pentacoli. È come se faceste buon viso a cattivo gioco. Perché c'è un 5 di spade. Il 5 di spade parla di lotte egoiche, è la carta della falsa vittoria, è la carta di qualcuno che vince una discussione e pensa di aver raggiunto l'apice, mentre in realtà non si rende conto che c'è bisogno di un punto di incontro. Non è una questione di chi vince o chi perde, la questione è come ci veniamo incontro. E qui abbiamo due carte, sia la temperanza che il 6 di pentacoli, che sono due carte che in questo caso mostrano un disequilibrio, ragazzi. Guardate, vi dirò, se fosse una relazione con una persona romantica, intendo, ci potrebbe essere un primo periodo dove c'è come un'attesa, un non so cosa fare, non voglio allontanarmi dalla situazione che ho perché quella nuova non è sicura e difatti qui vediamo questa sorta di stasi del 5 di pentacoli. Tenete presente che il 5 di pentacoli è la carta della codipendenza. Qui ho come la sensazione che qualcuno debba imparare a chiudere dei cicli vecchi, quindi degli stati, se vogliamo, di dipendenza economica, di dipendenza affettiva, di dipendenza, di carenza e semplicemente girare questo asso di bastoni al dritto, cioè iniziare ad agire per se stessi.
con la carta del sole l'eremita e c'è anche un 3 di coppe effettivamente. Ehm, Sento che farete una ricerca interna. Qui abbiamo il 3 di coppe. Il 3 di coppe è una carta di amicizia di solito. Allora, potrebbe avere due risvolti questa lettura. O qualche amico si avvicina a voi in modo più intimo rispetto al normale, oppure c'è proprio un gruppo di amici che vi potrebbe aiutare a trovare questa vostra essenza, questa vostra natura. Mi viene da dire il vostro bambino interiore. E ha anche senso se guardo questo 5 di pentacoli perché è come se qualcuno avesse bisogno effettivamente di guarire o di curare quel bambino interiore. Andiamo a vedere l'asso di spade. 7 di coppe, 8 di coppe e morte. Io credo che qui si apriranno con il sole e magari anche il confronto con questi amici. Potrebbero aprirsi come delle nuove strade. Qui c'è un asso di spade, quindi è facile che una verità venga a galla o, considerata anche la morte, che si tagli definitivamente un atteggiamento piuttosto che un modo di pensare o direttamente una relazione anche per qualcuno potrebbe essere. Abbiamo l'otto di coppe è la carta del ricercatore, di colui che va e cerca qualche cosa di più alto, di meglio, di più elevato. Andiamo a vedere la carta della stella. Giudizio, 5 di giudizio, 9 di pentacoli, 5 di pentacoli e 3 di spade. Credo che qualcuno capirà molto bene come elaborare questo senso di dipendenza, che per qualcuno potrebbe arrivare dal senso di sacrificio. Vi faccio un esempio: siete in famiglia e siete cresciuti vedendo vostra madre che sacrificava tutta se stessa, tutto il tempo personale in funzione della famiglia. Quello avete visto, quello avete preso e quello state riperpetuando. Però è come se nella vostra famiglia poteste decidere di diversamente, mi viene da dire, perché in quel modo si creano come delle discussioni che non fanno andare avanti la relazione, invece qua c'è come una verità che viene a galla con questo asso di spade e da lì in avanti, ragazzi, è come se le cose cambiassero. Qui avete Stella, che è una carta di destino, e Giudizio, che è la carta del risveglio spirituale, della consapevolezza. Io credo che alla fine del trimestre sarà molto chiaro che cosa dovrete lasciare indietro e che cosa dovrete elaborare. Questo 3 di spade fa riferimento a un, scusate, ad uno spirito di sacrificio che pensate di dover avere o esercitare. Datemi una carta per il 3 di spade. Mm. Può essere che qualcuno pensi che le cose come le faccio io non le fa nessuno, anche se delego devo sempre essere lì a controllare, non mi fido di come gli altri facciano le cose. È come se alla fine del periodo vi rendeste conto cosa dover fare, quali sono i passi necessari per raggiungere l'abbondanza. Devo dire che per qualcuno potrebbe essere questo 5 di pentacoli il secondo, un sacrificio di tempo. Cioè, ok, devo sacrificare il tempo, il mio tempo con X persona, il mio tempo di relax, per raggiungere altri risultati. Diciamo che con la carta del giudizio, ragazzi, c'è una presa di consapevolezza molto più ampia rispetto all'inizio della lettura. È una carta di crescita spirituale, è una carta di risveglio spirituale. E c'è anche la stella che appunto mi può parlare o di nuovi obiettivi o proprio di un passaggio che deve avvenire per destino. È come se questo movimento vi servisse per capire realmente che direzione volete dare voi alla vostra vita. Indipendentemente da quello che avete imparato, indipendentemente, adesso qua il 9 di bastoni non ce l'avete, però indipendentemente da quelle che sono no scusate il 9 e 10, dalle aspettative che
hanno avuto gli altri, che ha avuto la vostra famiglia, che ha il partner o anche semplicemente le vostre aspettative che avete avuto anni fa, è come se ci fosse da ricalibrare il tutto, da riformulare il tutto. Devo dire, gli amici nel prossimo periodo vi aiuteranno molto a vedere le cose in prospettiva. Ehm, Ho la sensazione che con un eventuale partner si potrebbe fare un po' di fatica a trovare un punto di incontro, ma perché? Perché se fino adesso siete rimasti in questo 5 di pentacoli, diciamo in questa fase un po' statica, un po' sofferente anche, un po' così, in questi 3 mesi capirete come lasciare indietro questo tipo di atteggiamento, cosa, questo qua è un 5 di spade, cosa vi porta fuori asse, fuori equilibrio a livello di persona e a livello di coppia. Guardate, avete la regina di bastoni è molto abile nell'ottenere quello che vuole, perché è una di quelle persone che racconta quello che deve raccontare pur di ottenere quello di cui lei ha bisogno. È una magliatrice, non manipolatrice, però sì che è un'abile oratrice, sa parlare bene per ottenere quello che vuole. Nel momento in cui, sfruttando tutte le sue doti, non si riesce a trovare un equilibrio, è come se si decidesse di andare oltre, di tagliare. Guardate, vi dico una cosa, potreste anche rendervi conto, non so se vi è già capitato nella vita, che in questo momento siete in un momento un po' di stasi, di fermo. Probabilmente siete, cioè soprattutto se siete in una relazione con una persona, è come se questa cosa facesse ristagnare la crescita di ognuno dei due. Credo che qui potrebbe esserci un confronto o con un maestro, con un tutor, con una persona che ne sa più di voi. Ehm, Non credo che sia uno psicologo, però potrebbe essere un terapeuta, considerato che abbiamo terapeuta di medicina alternativa, considerato che abbiamo la regina di coppe. Però è come se ad un certo punto dicesse: no, ok, sono io con il mio atteggiamento sommesso, taciturno, che permetto questo tipo di sviluppo nella relazione. Invece io adesso qua decido che non va più così, faccio sentire le mie, dico qual è la mia verità. Da qui si aprono una serie di possibilità e anche la possibilità per qualcuno sarà di rigenerare la relazione, per qualcuno si lascia indietro la vecchia relazione e si va verso qualcosa di più grande. Andiamo a vedere un koan, vediamo che altro messaggio vi vogliono dare. Grande comprensione giunge con grande amore. E che quando uno è nel 5 come energia, nel 5 di pentacoli, ha un po' questa energia triste, questa energia da vittima, questa energia dove ho bisogno di essere salvato, nessuno mi guarda, nessuno mi considera, sono povero perché il 5 di pentacoli indica una carenza economica. Ed è un po' come il commiserarsi. Però qua cambia, cambia la questione, è come se cambiaste attitudine. Vi dico, c'è o una guarigione del vostro bambino interiore o qualche amico che vi fa riflettere e vi tira fuori da questo 6 di spade rovesciato e da questo 5 di spade. Ed è proprio così che attraverso l'amore si può comprendere ed essere compassionevoli, aggiungo io, nei confronti degli altri. Questo non vuol dire che bisogna giustificare o perdonare tutto, però comprendere perlomeno quello che gli altri fanno, il perché di certi movimenti, il perché di certe azioni, di certe scelte o cose che vengono dette. Però ragazzi vi ricordo anche un'altra cosa, per riuscire a fare questo lavoro, le prime persone ad amarci e a comprenderci siamo noi.
Cioè, se io non riesco ad amare me stesso, me stessa, in un momento dove magari sbaglio, ho fatto un errore, se io comincio con il mio critico interiore, ecco, vedi, lo sapevo, funziona sempre così, non sei buona di niente, e a ripeterci tutte quelle frasi che mm, ammazzano un pochettino il nostro ego, è difficile, quasi impossibile farlo con gli altri. Quindi la prima cosa è riuscire ad amare noi stessi, proprio nei momenti difficili, cercare di essere delle buone madri per noi stessi, quindi sostenerci, incoraggiarci, comprenderci, essere compassionevoli. Una volta che riusciamo a farlo con noi, farlo con gli altri è molto 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 più semplice. Ok, la parte complicata è farlo con noi stessi, perché noi sappiamo esattamente che cosa ci passa per la testa. È come se doveste diventare i migliori amici di voi stessi, essere sinceri. La carta del sole parla di trasparenza, di sincerità, di cose alla luce del sole. E qui, secondo me, siete voi che dovete portare alla luce tutta questa sofferenza, questo spirito di sacrificio. Cioè, portarlo alla luce di voi stessi. Non serve dire agli altri, guarda che mi fai soffrire o io sto soffrendo. Cioè, a un certo punto, quando sono gli atteggiamenti degli altri che ci fanno soffrire, chiediamoci perché io reagisco così, perché magari la prendo così male davanti a una parola che dice l'altro, o perché sono così suscettibile inerente a questo comportamento, e praticare magia bianca. Cioè, invece che reagire come ho sempre fatto, cambio modo di reagire. Vedrete che anche la realtà esterna cambia. Il modo in cui gli altri vi percepiscono cambia e il modo in cui voi percepite la realtà, ovviamente. Allora, questa carta dice: goditi ogni attimo della vita, perché la gioia dell'amato colma le anime e ci benedice con il riconoscere il giusto valore al dono stesso della vita. Scopri la gioia nel tuo lavoro, nei momenti di quiete e nel tempo libero, nei momenti che trascorriamo insieme. La gioia ci colma di forza e ci consente di fare quanto va fatto con entusiasmo e ottimismo. La gioia guarda al di là delle apparenze, al meglio in ogni esperienza e in ogni risultato. Mi viene sempre da tradurre la carta del sole perché proprio è trasparenza, forza, entusiasmo, crescita, il vederci chiaro, l'espansione. Amici della bilancia, fatemi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Se non potete fare un lavoro specifico cucito su di voi per X motivi, avete anche la possibilità di abbonarvi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti in modo un po' più generale, però ci sono anche altri temi di magia bianca che vi potrebbero interessare, quindi metafisica, metamedicina. Se volete potete dare un'occhiata ai temi trattati guardando i titoli dei video. Sono quelli nelle playlist con le copertine lilla e sono numerati sia i video che le playlist e vanno viste in ordine di numero. Per adesso sono 4 playlist, iniziate dalla numero 1. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!